Sono arrivate un paio di domande. Allora, un po' di chiarimenti sulla questione degli accordi. Si bemolle settima. Ci vorrebbe un po' di competenza sull'analisi armonica. Vi dico brevemente, gli accordi di settima di dominante possono stare veramente quasi dappertutto. Questo qua in particolare è un settimo bemolle modal interchange, si chiama, cioè un accordo di settima che non è alterato. Quando si dice accordo non alterato, significa che è un accordo che è composto da prima, terza, quinta e settima, e le estensioni nona, undicesima e tredicesima sono quelle naturali. Naturali non per la teoria musicale, diciamo, ma per l'orecchio. Quindi le estensioni naturali di un accordo sono le estensioni che vengono fuori dall'accordo in maniera naturale. Naturale significa che suonano bene, questo è tutto, che suonano proprio easy, ok? Sull'accordo di settima di dominante non alterata, le estensioni naturali sono la nona, l'undicesima diesis e la tredicesima. Se qua parte la domanda, me nella scala di si bemolle, allora non è chiaro. Della scala di si bemolle non ce ne frega nulla, perché ce ne frega di questo qua, e questo qua dice che questo accordo qua con il mi bemolle, che sarebbe la quarta, fa, diciamo come abbiamo detto, un effetto disdicevole, e invece questo qua, lo sentite? Suona meglio, e questo è. Quindi, se io prendo le note di questo accordo, che sono si bemolle, re, fa, la bemolle, do, mi naturale e sol, e le metto tutte quante insieme, partendo da fa, viene la scala di fa minore melodico, che è molto bella, molto facile da suonare, molto facile da vedere. Quest'altra cosa folle della Lydian flat seven, una cosa, cioè la scala di settima però con la quarta più, a me non mi ha mai interessato, perché è una scala che se la suono da si bemolle suona male, e quindi a me che me ne frega di saperla, cioè anche di incontrarla, perdonatemi, non mi interessa proprio, mentre invece la frase della scala di fa minore melodico suona bene, per me ovviamente, per il mio orecchio, poi ognuno ovviamente la sente come vuole. Però per me questa qua suona benissimo, bellissimo. Questa qua, che sarebbe questa famosa Lydian flat seven, lascio a voi la libertà di giudicare come suona, a me no. Ok, questa era la prima cosa. Seconda cosa, domande sul poi come facciamo a... Allora, noi diciamo che credo per un po' questo video non si perderà, questo è quello che voglio dire, quindi alla fine credo, ma non lo so perché prima ho visto, però comunque penso che si possa salvare direttamente e rimane come un post, va bene? Quindi per un po' sarà così, poi magari siccome c'è la pausa, gli errori, le parole vietate, quelle note proibite che non si possono dire, magari le togliamo, capito? Comunque tanto questo video è vostro, è del gruppo, non va fuori, è un video vostro, magari forse qualche pezzettino, insomma. Quindi il video lo trovate, lo troverete sul gruppo e solo sul gruppo, ok? Detto questo, poi c'era, qual erano le altre domande? Ok, domanda importante, questa è una domanda importante. Se questo lavoro va fatto solamente con la melodia, senza gli accordi, io racconto sempre questa cosa, e tra parentesi c'ho il protagonista qui a fianco a me, il mio eroe, il mio primo figlio maschio, che una volta mi viene a chiedere 60 euro per un videogioco, tanto tempo fa 60 euro non erano soldi, allora io gli risposi, guarda, se mi viene a chiedere 60 euro a me non ci sta niente da fare, però secondo me se chiedi 10 euro a me, 10 euro a mamma, 10 euro, poi lui ha 5 fratelli, quindi voglio dire, ha voglia a chiedere 7 euro, 5 euro, 10, secondo me è inutile dire che dopo 3 giorni si andò a comprare il videogioco, perché 3 euro, 5 euro te li danno tutti, cioè che cosa voglio dire, perdonatemi l'aneddoto familiare. I problemi vanno smontati, ma se tu non hai comodità devi esplorare la melodia, e ancora con gli accordi non tanto ci mastichi, e la sinistra è l'indipendenza, e la destra è il ritmo, e questo e quell'altro, cioè
È complicata, no? Complicata. Perché affrontare questa cosa complicata? Allora io lavoro sulla melodia, lavoro solo sulla melodia. Un esercizio che io consiglio, l'ho fatto a un certo punto questa cosa, è quello di suonare con tutte e due le mani la melodia, perché questa cosa ti aiuta a non avere schemi motori, ripetere, ok? Qualcun altro mi ha chiesto, ma la tecnica pianistica? Allora, la tecnica pianistica in questa cosa, e ve lo dice uno diplomato al conservatorio, è un problema infinito, perché tu hai nutrito per 10 anni le tue mani a suonare su una traccia grafica che è la partitura, note di cui non hai idea proprio che cosa sono, quindi hai allenato per 10 anni le mani a suonare sorde. La tua immaginazione morta, che si guardava la partita, e le tue mani... Ora, questa cosa qua, nell'esplorazione che abbiamo fatto noi, è un problema. Perché le mani, dato che sono potenti, partono per prime. Tu vedi la scala e fa... Cioè, e non capisci, il tuo orecchio in questo caso non capisce niente, quindi la tecnica pianistica è un problema per chi ce l'ha e non è un problema per chi non ce l'ha, perché tra l'altro stiamo facendo un lavoro di esplorazione, quindi quello che facciamo va ascoltato, va suonato, va risuonato. Io addirittura, e ci sta qualcuno fra di voi che forse mi conosce, mi pare, sa che a molti pianisti li faccio fare questo lavoro con un dito solo, cioè gli blocco la tecnica pianistica, perché quelle mani super potenti ma super sceme, fra virgolette, musicalmente, vanno imbavagliate. Non so se mi riesco a spiegare, ok? L'altra domanda interessante era, aspetta, senza base o con la base? Assolutamente con la base, perché non abbiamo, se siamo giovani ovviamente, non abbiamo ancora la capacità di immaginarli i panorami armonici. Cioè, io qua sto facendo blick, 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 blick. Cioè, ma lo posso fare? Cioè, io immagino gli accordi. No, scusate, non è che mi volevo sparare la posa, fare la solita cosa dei maestri che ti fanno vedere loro quando sono bravi e tu quanto sei una mezza calzetta. Non era mia intenzione, però vi volevo far vedere che io lo posso fare. Perché? Perché, al contrario di molti di voi, ho passato anni a fare questa cosa. Quindi me l'immagino. A me parte fa maggiore in testa, capito? Cioè parte la sinfonia. Questo è, ma non è che sono un alieno, ho l'orecchio assoluto, tutte queste leggende, capito? Sono solo più vecchio di voi e quindi ho cominciato prima di voi. Questo è tutto, ok? Se voi cominciate e fate come ho fatto io, suonerete come faccio io, perché io sono profondamente convinto di questo motto che io dico sempre dei Cherokee: quello che può fare un uomo lo possono fare tutti. Questa è la mia religione, la mia visione dell'universo, non ci sono alieni. Poi ogni tanto ci sta proprio quello là strano, Mozart, non me ne vogliate, ma insomma Maradona, insomma quelli là proprio, capito, che dici proprio Madonna, ma da dove è uscito questo? Ma qualcuno di voi si chiama Amadeus o Diego? No, quindi se eravate Mozart, se io ero Mozart, già a 5 anni già facevo le sinfonie, a 5 anni io manco camminavo, un altro poco, quindi evidentemente non mi chiamo né Diego né Amadeus, sono Valerio il normale, come tutti i miei fratelli sul pianeta, gente normale, che si deve fare, diciamo, il sederino per fare delle cose, ma le può fare, il concetto è si può fare. Questa è la cosa fondamentale, ok? Se percorrete la giusta strada. Sono stato chiaro? Però io mi sono perso in questa cosa perché chiaramente questo, voglio dire, è veramente l'argomento, no? Quindi, e molti di voi poi mi hanno scritto, quindi
mi sono un po' perso in questa cosa, che è una cosa che tra pensi mi appassiona. Avevo visto un paio di domande, tra quelle là che erano arrivate nei giorni precedenti, sull'uso della sinistra, ok? Cioè quando faccio questa cosa, come il video su faccio questa cosa qua. Come uso la sinistra? Allora, l'abbiamo già detto, lo ridiciamo. Nella musica non esistono regole, non esistono. Poi uno ci vuole credere, si fregasse. Le regole non ci stanno. Le regole portano alla bruttezza, okay? La ripetizione ossessiva. Quello che esiste, l'unica regola d'oro è l'orecchio è parola di Dio. Punto. Questa è l'unica vera grande regola. Ok. Esistono indicazioni, cioè quando mi accompagno alla sinistra, ovviamente ci sono situazioni diverse, perché se mi sto accompagnando e sto da solo, ho un po' di libertà in più, nel senso magari posso mettere anche delle note più basse, magari una tonichetta ogni tanto, insomma ci sta, no? Se sono con un basso magari si può fare uguale, si può fare uguale, perché cioè, se io faccio, cioè questo fatto dura una frazione di secondo, non è che appena faccio il bassista, che cazzo, no, assolutamente, cioè, però se io faccio, oppure metto il bassista non solo mi guarda ma mi interpella in maniera anche poco simpatica, cioè perché dice voglio, allora, capito? Questo è il concetto. Quindi che cosa voglio dire? Se suono da solo c'ho un po' più di libertà, si può fare sempre tutto, però chiaramente se vuoi lasciare libera la destra di improvvisare e non andare a finire qua sopra in mezzo, diciamo, ai gabbiani qua sopra, che ci sono certi pianisti che ci godono a suonare qua sopra, a me fa, mamma mia, cioè il pianoforte è bello, chiatto si dice a Napoli, qua bellissimo, chiatto si dice. Okay? Allora ovviamente non posso mettere troppe note, troppe le posizioni della terza, dalla settima, che stanno proprio qua al centro, cioè dove uno dovrebbe avere la libertà di suonare. È chiaro che magari se poi la destra sale un po' più qua, poi allora magari metto l'accordino così. Che cosa metto? Indicazioni. Prima e quinta, che fa il fatto, a me mi fa il fatto cassa della batteria, fa questo fatto qua, più su, perché qua se metto la settima qua, non so, fate voi, cioè non è una regola, cioè se la metti fa questo, insomma a me diciamo non tanto, però se la metto qua, do settima per esempio, si bemolle settima, vedete com'è bello qua? Cioè mi fa quel fatto, ok? Quindi prima e quinta, prima e settima, ok? Se parliamo delle posizioni, diciamo con la tonica, cioè quelle là proprio root, ok? E questo è un fatto che ci sta. Dopodiché quando vado su, io spesso e volentieri, su intendo questa parte qua, guardate questa parte qua, su in genere metto meno note, quindi è difficile proprio che metto una posizione con 4, cioè, anche perché 5 dita tengo alla sinistra, insomma non è che poi, capito? Quindi magari, che ne so, re se diminuito, guardate, il re se diminuito come lo metto, guardate, figo, undicesima, quinta bemolle e settima, sol settima, metto settima, terza e tredicesima bemolle, e non ha più, ok? Come le scegli? Come si cosa? Esistono degli esercizi per farlo? Io sinceramente non lo so. L'ho fatta 1 miliardo di volte, ho iniziato a prendere l'abitudine a prendere delle cose perché mi suonano bene, ovviamente non l'ho fatto così la prima volta, mai. Cioè, bellissimo. Per esempio qua mi è venuto di mettere un po' di tonica sotto, no? Ovviamente questa posizione qua, per esempio in particolare, è un po' larghina, questa non è comoda, però se non avessi messo sol, ma avessi messo solamente fa sì, per esempio,
do minore, vedi solo 3 note. Ok, quindi prima e terza, prima e quinta, prima e settima sotto, qua se vai più giù, qua se vai al centro meno note che partono comunque dalle posizioni tipo quelle dei 2-5-1, che non so se le avete viste, c'è un video su YouTube di uno bravo, dovreste seguirlo, Valerio Silvestro, e che fa vedere questa cosa dei 2-5-1, quei 2-5-1 con i colorini, quella è bellina come cosa perché ti dà una cosa. Allora se io faccio, per esempio, faccio 2-5, e quindi con la destra, quando faccio il fatto super alterato che va a minore, metto un sol settima, così con la settima bemolle, la nona diesis, la terza e la tredicesima bemolle, io metto questo fatto qua. Quando sto improvvisando ne metto 2 o 3 di loro, ce l'ho già pronta la posizione, 2 o 3, capito? Questo è un poco, quindi basso e terza, basso e settima, basso e quinta anche, che ripeto fa proprio il suono della cassa. Se salgo più sopra, prima e settima, oppure posizioni tipo quelle dei 2-5-1 però prese con la sinistra e a volte anche ridotte, diciamo, esatto, un po' potate, va bene? Ok.